Quando pensiamo a Londra ci vengono subito in mente le sue strutture più conosciute come il Big Ben o il Tower Bridge, ma anche i suoi grattacieli meglio conosciuti con soprannomi come il Gherkin, sede della Swiss Re, il Walkie Talkie con migliaia di uffici o la scheggia di cristallo di Renzo Piano e molti altri sempre più alti e sempre più originali. Ma non dobbiamo dimenticare le origini della città quando si chiamava Londinium, perché fondata dai Romani nell'anno 43 d.C., che costruirono una spessa cinta muraria per proteggere la città, che all'epoca aveva le dimensioni della City di oggi. A Londra il passato e il futuro si intrecciano in modo affascinante e molte antiche costruzioni vengono recuperate e protette, come i resti dei bastioni romani di 2000 anni fa o i resti di una chiesa medievale. Il tutto valorizzato dal London Wall Place, un progetto di riqualificazione che coniuga un pezzo di storia con edifici funzionali e spazi verdi. Non è pensabile fermare il rapido progresso di Londra e lo spazio nella City è sempre più richiesto. E quando inizia il cantiere di un nuovo grattacielo, si pensa a preservare monumenti storici come questa torre, che sarà inglobata nell'edificio che la proteggerà per molti anni ancora. Ma per ammirare la City dall'alto è possibile salire al 15° piano di questo palazzo, dove è stato creato il Garden AT120, un terrazzo panoramico con il più grande giardino pubblico su un tetto, ed è anche gratuito. In una giornata di sole come oggi, questo giardino è perfetto per rilassarsi dopo una giornata di lavoro negli uffici della City. Anche il quartier generale della Bloomberg, inaugurato nel 2017, è stato interessato da un ritrovamento unico nella storia. Negli anni 50 si scava dove era caduta una bomba e si scoprono i resti di un antico tempio romano e la testa di Mitra, una divinità molto antica, che ha confermato che il tutto risale al 240 d.C. All'epoca migliaia di persone visitarono il sito per anni, ma nei primi anni 2000 era necessario costruire la sede della Bloomberg proprio su questo terreno e così i resti del tempio sono stati spostati provvisoriamente per poi rimetterli al loro posto nel piano seminterrato del palazzo ormai completato. Insieme al tempio sono stati ritrovati molti reperti archeologici che in parte vengono esposti gratuitamente in questo sito, mentre altri si trovano al British Museum. Le rovine recuperate rappresentano il 15% della struttura originaria di 10 metri per 5, che era stata costruita vicino a un affluente del Tamigi. In fondo, probabilmente, c'era la scultura che rappresentava Mitra, che uccideva il toro, tipico di ogni mitreo. Questi paracarri in ghisa sono un segno distintivo della City. I primi risalgono al 1805 e servivano per proteggere i pedoni dai carri trainati da cavalli, ma diventarono popolari perché erano i cannoni francesi recuperati dalla battaglia di Trafalgar e i paracarri vengono prodotti ancora oggi. La City è dove ha avuto origine la città di Londra.
e la Guildhall era nel Medioevo come oggi la sede del sindaco e del governo della City, ossia quella piccola parte di Londra che occupa solo 1 miglio quadrato. Da non confondere con la Grande Londra, che ha una diversa amministrazione e un suo diverso sindaco. A lato della piazza, invece, troviamo la Guildhall Art Gallery, con ingresso gratuito, che ospita una straordinaria collezione di opere d'arte. E fra i suoi dipinti più importanti si può vedere una rappresentazione della sconfitta delle battaglie navali a Gibilterra, una battaglia di ben 3 anni, vinta dagli inglesi contro Spagna e Francia per il controllo di Gibilterra, una delle più sanguinose della storia inglese. Tra le altre splendide opere, questo quadro di Canaletto rappresenta il Monument, eretto a ricordo del grande incendio di Londra, rappresentato dal quadro sottostante. Ma nel seminterrato la galleria custodisce anche i resti di un anfiteatro romano di Londinium, che risale al 70 d.C. Camminando nella City è facile trovare gli Alley, stretti vicoli storici mantenuti ancora oggi a testimonianza del passato della città, e se vi capita di vederne uno, entrate senza timore, risparmierete di sicuro un po' di strada a piedi. Sulla collina di St. Dunstan, sempre nella City, troviamo un altro prezioso pezzo di storia. Una chiesa del XII secolo, in parte distrutta dal grande incendio e dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, ma recuperata, e tra le rovine è stato creato un grazioso giardino molto tranquillo, dove sedersi su una panchina circondati da scoiattoli golosi. Ci spostiamo pochi metri e troviamo il Monument, una colonna realizzata per commemorare il grande incendio del 1666, durato 3 giorni e che distrusse 2/3 della City. L'incendio partì da un panificio che dista 60 metri esatti dalla colonna, che è alta proprio 60 metri, e nel 1677 sovrastava tutta la città. Per godere di un bel panorama sulla città è possibile salire 300 gradini all'interno della torre. Il Leiden Hall Market è un altro luogo storico in questa città che non finisce di stupirci. È un mercato fra i più antichi perché risale al XIV secolo, quando qui si vendevano alimenti come carne, pesce o pollame. Con la ristrutturazione degli anni 90 sono stati esaltati molti particolari della galleria, dove oggi vediamo graziosi negozi di fiori o formaggi, ma anche di abbigliamento, oltre che ristoranti e caffè che hanno fatto la storia della City. Il mercato è stato anche il set cinematografico nella saga di Harry Potter e passeggiare tra i negozi, lontani dalla frenesia della City, è davvero piacevole.
La City è riconosciuta in tutto il mondo come il cuore finanziario del Regno Unito e quindi andiamo a vedere la sua banca più importante. La Bank of England, fondata nel 1694, è l'ottava banca più antica del mondo e in una sua parte si trova un museo gratuito e molto interessante. All'interno si trovano esposizioni che spiegano il ruolo della banca nella storia monetaria del paese. Si vedono alcuni reperti storici come la macchina, le lastre e le matrici per la stampa delle banconote. E una collezione di monete e banconote storiche. Nel caveau della banca c'è una riserva di oro di oltre 5.000 tonnellate e un piccolo lingotto di 13 kg viene esposto al pubblico ed è possibile anche alzarlo. Il museo è una risorsa educativa sia per adulti che per bambini, per capire di più la storia economica e finanziaria del Regno Unito. Di fronte alla Banca d'Inghilterra, un edificio del XVII secolo ha ospitato il Royal Exchange o Borsa di Londra, quando c'erano solo 100 broker con regolare licenza. In mezzo alla piazza troviamo la statua equestre del Duca di Wellington, famoso per aver sconfitto i francesi di Napoleone a Waterloo. A Londra anche un edificio del XIX secolo che ospitava una banca può cambiare attività. E infatti il pub The Barrow Boy and Banker si trova nei locali dove negli anni 70 c'era una banca, quando i Barrow Boys erano i venditori ambulanti e qui vi lavoravano i bankers. Tutto intorno si vedono ancora le cassette di sicurezza e nei caveau che si trovano sotto il bar, dove un tempo si custodiva il denaro, oggi viene conservata la birra. E quindi questo pub dall'atmosfera tradizionale è un posto perfetto per gustare piatti tipici inglesi e socializzare davanti a una birra ghiacciata. Questo piccolo quartiere di Londra, di solo 1 miglio quadrato, ci ha sorpreso ad ogni angolo e noi continueremo a condividere con voi altre interessanti scoperte.